Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare anche Melchiorre in modo da completare così il nostro presepe. Ho realizzato anche la corona qui sulla testa, il turbante l'ho fatto in questo modo, potete farlo anche più spesso se utilizzate una lana più doppia, vedete un po' voi come volete andare a rifinire. Andiamo a vedere come l'ho fatto. Per realizzare Melchiorre e Re Maggio andiamo a fare per la testa e per il corpo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo le 34 maglie per altri 6 giri. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Andiamo a riempire con la vatta sintetica, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo le prime 6 maglie basse nelle prime 6 maglie. Facciamo 6 diminuzioni consecutive nelle prossime 6 maglie. E lavoriamo le restanti maglie a maglie basse normalmente e in totale saranno 18 maglie con le nostre diminuzioni. Proseguiamo normalmente. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse e riempiamo bene con la vatta sintetica. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ora sostituiamo il filato color carne con il filato che vogliamo dare al vestito del nostro Melchiorre. Andiamo ora a lavorare, io vado ad utilizzare questo beige scuro e vado a lavorare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 30 maglie basse. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 5 giri. Ora andiamo a fare ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 12 giri, poi vedete voi l'altezza che volete dare, in base anche all'altro personaggio che avete dato la stessa altezza, andate a dare la stessa altezza di San Giuseppe. Terminati i giri possiamo staccare il filo e riempire con la vatta sintetica. Per il braccio, come abbiamo fatto per l'altro Re Maggio, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie con il filato color carne e lavoriamo per altri 3 giri 6 maglie basse. Poi andiamo a sostituire il filato con quello che abbiamo utilizzato per il vestito e andiamo a lavorare per altri 16 giri le nostre 6 maglie basse. Stacchiamo il filo e riempiamo con la vatta sintetica. Mentre per la manica andiamo a fare una catenella di 10 maglie
Chiudiamo ad anello le 10 maglie e lavoriamo 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Terminati i giri possiamo staccare e andiamo ad inserire al braccio e poi andiamo a cucire come abbiamo fatto anche per l'altro remaggio allo stesso modo. Andiamo a cucire qui sopra. Per i capelli vado ad utilizzare un po' di lana dello spessore per un uncinetto di 3 mm e potete utilizzare anche il cotone se preferite. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Io vado ad utilizzare questo bianco. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Dobbiamo riuscire a coprire tutta la parte superiore della testa. Io ho usato questo lano più grande, quindi sono arrivata al punto in cui ho raggiunto la parte superiore della testa e vado ora a lavorare per altri 2 giri 24 maglie basse. Nel caso voi è più piccolo perché avete utilizzato il filato più sottile, dovete fare un altro giro, quindi andate a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie e poi lavorate le 30 maglie per altri 2 giri. Se invece avete usato come il mio questo più grosso, vi fermate a questo punto. Fatti i nostri 2 giri, andiamo ora a fare una maglia bassissima in questo modo e andiamo a fare 2 catenelle in modo da sostituire la prima mezza maglia. Poi andiamo a lavorare a mezze maglie e lavoriamo altre 9 maglie. Lavorate le nostre maglie, andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima e proseguiamo con 2 catenelle e poi le restanti a mezze maglie sempre fino al marcapunti. Abbiamo creato questa piccola curva che sarà poi la frangia del nostro remaggio. Terminato il giro ci andiamo a chiudere nelle prime 2 catenelle iniziali con una maglia bassissima, possiamo staccare il filo e andiamo a cucire sulla testa. Andiamo ora a fare per la barba con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per i capelli una catenella io l'ho fatta di 20 maglie, dovete cercare di circondare il volto partendo da un lato dei capelli all'altro lato, così. Fatte le mie 20 catenelle vado ora a lavorare a mezze maglie, quindi vado a fare 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia e lavoro fino a metà della barba a mezze maglie. Arrivata al centro vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia. Quindi vado a fare l'aumento al centro della catenella. Quindi arrivate qui vado a fare le 2 maglie alte al centro. Nella stessa maglia la seconda maglia alta. E proseguo le restanti a mezze maglie fino alla fine. Ora giro il mio lavoro e vado a fare un giro di maglie basse in ogni maglia sottostante in modo da far venire la barba più lunga.
vado in ogni maglia e faccio la mia maglia bassa normalmente fino alla fine e poi stacco il filo. Vado ad inserire un po' sotto i capelli la barba in questo modo e poi vado a cucire bene tutto intorno, sia intorno ai capelli che intorno alla barba. Per il mantello ho fatto una catenella di 30 maglie e vado a lavorare in costa dietro e vado a lavorare le mie 30 maglie fino a raggiungere l'altezza del collo, quindi proseguo per altri giri fino ad arrivare a questa altezza. E questo sarà il mantello. Possiamo poi andare a decorare sempre con il filo dorato con un punto catenella tutto intorno e la stessa cosa possiamo andare a fare anche intorno alle maniche come abbiamo fatto per l'altro remaggio. Terminati i giri possiamo fare una catenella di 6-7 maglie, stacchiamo il filo e poi andiamo a cucire poi al collo con ago e filo. Per realizzare il colletto di pelliccia che va sul mantello vado ad utilizzare lo stesso filato che ho utilizzato per i capelli e vado a fare una catenella di 14 maglie. Vado ora a lavorare a punto puff, vado a fare 3 catenelle per iniziare il lavoro, vado a fare una seconda maglia alta e una terza maglia alta nello stesso punto e chiudo tutto insieme. Poi faccio una catenella per separare, salto una maglia, vado nella prossima e vado a lavorare per 3 volte le maglie in questo modo. Potete fare sia 3 maglie alte e poi chiuderle insieme, oppure fare così. Fate prima lavorate per metà le maglie alte e poi andate a chiudere con una maglia bassissima. Quindi fate la vostra catenella, saltate una maglia, entrate nella prossima e lavorate per metà la maglia alta. In questo modo prendiamo di nuovo il filo, entriamo, lavoriamo per metà anche questa seconda maglia e lavoriamo per metà anche la terza maglia nello stesso punto. Fatto questo possiamo andare a chiudere tutto insieme e di nuovo facciamo una catenella, saltiamo una maglia, entriamo nella prossima e lavoriamo la maglia alta per metà. Prendiamo il filo, lavoriamo la maglia alta per metà e di nuovo una maglia alta e lavoriamo per metà e poi andiamo a chiudere tutto insieme. Facciamo una maglia per chiudere e di nuovo facciamo una catenella, entriamo nella prossima catenella saltandone una, facciamo una lavorazione a metà, la seconda lavorazione a metà e la terza lavorazione a metà e poi chiudiamo tutto insieme e di nuovo una catenella e proseguiamo così per tutte le maglie. Lavorati tutti i nostri punti puff, andiamo a girare il lavoro e facciamo una catenella, ne facciamo 2 di catenelle e facciamo in questo modo. Poi lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, andiamo sempre qui nella nostra prima maglia e andiamo a fare la nostra maglia lavorata per metà, la seconda maglia per metà e poi chiudiamo insieme. Andiamo a fare una catenella, quindi facciamo l'aumento del puff. Poi entriamo qui tra un puff e l'altro e andiamo a fare l'altro puff. 1, 2 per metà e 3 per metà e chiudiamo. Una catenella, un'altra catenella, una serve per chiudere, l'altra serve per distanziare. Prendiamo il nostro filo, entriamo in mezzo ai 2 puff di sotto e lavoriamo per metà la seconda volta e lavoriamo per metà la terza volta e poi andiamo a chiudere, chiudiamo per chiudere il puff e facciamo un'altra catenella, entriamo nel prossimo spazio in mezzo ai 2 puff di sotto e andiamo a fare lo stesso lavoro. Facciamo sempre la nostra lavorazione per metà per 3 volte, poi andiamo a chiudere insieme, una maglia per chiudere e una catenella e proseguiamo così per tutti
per tutti gli spazi nei puff. Arrivati all'ultimo andiamo a fare 2 catenelle e ci andiamo ad agganciare nell'ultima catenella in modo da far venire l'aumento del puff come abbiamo fatto all'inizio. Quindi arrivati qui alla fine ci andiamo ad agganciare qui lateralmente dove avevamo fatto le iniziali catenelle e andiamo a fare l'ultimo puff in modo da fare il nostro aumento qui anche da quest'altra parte. Quindi invece di fare le catenelle ci andiamo ad agganciare nell'ultimo qui e questo sarà il collettino che andremo poi a cucire sul mantello. Dopo aver fermato con gli spilli andiamo a cucire i capelli, poi la barba e poi andremo a fare i baffi come abbiamo fatto per l'altro remaggio. Ora così sembra il nonno di Heidi. Inseriamo gli occhietti in plastica, andiamo a bordare con un po' di filo bianco e poi andiamo a fare il nasino semplicemente passando il filo color carne su questo punto. E con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per la barba e per i capelli andiamo a fare anche le sopracciglia. Andiamo ora a cucire il mantello sulle spalle e poi sopra andiamo a mettere il pellicciotto che abbiamo realizzato. Io ho bordato con il filo dorato anche le maniche e il mantello, potete farlo come no, come più vi piace. Fermiamo bene. Posizioniamo il colletto sul mantello, andiamo verso l'alto con il filo, così stringiamo un pochettino questa parte qua iniziale del colletto e dobbiamo andare a cucire intorno a tutto il mantello. Arriviamo dall'altra parte e stringiamo come abbiamo fatto sul davanti. Qui andiamo a stringere anche dall'altro lato qui sul davanti leggermente, quindi andiamo a cucire tutto bene intorno. Possiamo pure un pochino abbassarlo così e andiamo a cucire sul mantello. Poi andate ad unire le due parti superiori del colletto e andate a chiudere insieme. Qui al centro potete mettere o una perlina oppure un diamantino, quello che preferite. Per il turbante vado a fare in questo modo: vado a prendere sia il filo dorato che quello che ho utilizzato per il mantello e ho fatto una catenella di 40 maglie per ognuna. Ora vado ad avvolgere in questo modo cercando di attorcigliare tutti e due i fili in modo da formare questo cordoncino che poi andrò a posizionare intorno alla testa, così, e vado a cucire dietro con ago e filo. Per la corona vado ad utilizzare questo filato dorato e vado a fare una catenella di 36 maglie. Vado a chiudere ad anello le mie 36 maglie con una maglia bassissima. Vado ora a fare 36 mezze maglie nelle 36 catenelle. Per quest'altro giro dobbiamo fare questa sequenza: dobbiamo fare una maglia bassa, una mezza maglia, tre catenelle, una mezza maglia e una maglia bassa, e poi ripetiamo una maglia bassa, una mezza maglia, 3 catenelle, una mezza maglia e una maglia bassa, e ripetiamo così
per tutto il giro. Terminato il giro andiamo a dare un po' la forma tirando queste punte qui in alto e poi andiamo a posizionare sulla testa. Fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire bene tutto intorno. Per lo scrigno ho fatto in questo modo, ho lavorato 8 catenelle, ho lavorato le 8 maglie basse nelle 8 catenelle per 5 giri. Fatto i miei 5 giri, ora vado a fare tutto il giro intorno di maglie basse e vado a fare per altri 3 giri questo giro intorno in modo da alzarmi e realizzare così la parte interna del scrigno. E questa è la base dello scrigno, dove poi andremo a mettere un po' di carta stagnola all'interno e poi magari possiamo mettere anche qualche perlina, qualcosa incollata all'interno, decidete un po' voi. Ora arrivati a questo punto andiamo a raggiungere l'angolo qui in modo con delle maglie bassissime in modo da fare il coperchio di sopra. Volendo lo potete fare anche distaccato e poi andarlo a cucire come vi trovate più comodi, e andiamo a lavorare 8 maglie basse in modo da realizzare così il coperchio di sopra. Fatte le 8 maglie, giriamo il lavoro e lavoriamo per altri 4 giri le nostre 8 maglie sulle 8 maglie e così andremo a fare il coperchio. E proseguiamo così fino a fare complessivamente 5 giri. Possiamo ora staccare il filo, andiamo a chiudere, poi andiamo a fermare con ago il filo e diamo un po' la forma al nostro scrigno. All'interno possiamo mettere un po' di carta d'alluminio oppure delle perline, delle collane, quello che preferite, e poi andiamo a chiudere solo nella parte centrale qui. Questo sarà lo scrigno. E questo è il mio Melchiorre terminato. Ho applicato lo scrigno con qualche catenina all'interno, poi vedete voi come volete andare a riempire. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e continuiamo così la nostra serie del presepe. Ciao, alla prossima, lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao!